Ci sono molte cose da dire su un orologio iconico e importante nella storia dell'orologeria mondiale come l'Omega Ploprof, quindi direi di non perdere tempo e iniziamo. Così come abbiamo già detto martedì scorso, parlando del Rolex Day Date e associandolo a personaggi famosi come ad esempio il presidente Lyndon Johnson, l'Omega Ploprof anche ha tutta una sua storia che noi italiani magari maggiormente associamo a quella dell'avvocato con la A maiuscola, ovvero Agnelli, che negli anni 70 ha reso celebre questo modello in quanto un orologio prettamente subacqueo che però l'avvocato appunto amava portare addirittura sopra il polsino della propria camicia, e le immagini storiche di questo abbigliamento sono note a tutti noi appassionati. Come abbiamo detto però il Ploprof non è un orologio da camicia, se così vogliamo, anzi è un orologio che nulla ha a che vedere con la vita mondana, trattandosi di un subacqueo molto tecnico che nacque nel 1968 a seguito di numerosi sviluppi e anche test sul campo portati avanti sicuramente da Cousteau ma anche dalla stessa Comex, che come abbiamo visto la settimana scorsa era equipaggiata anche da Rolex CD Weller con la valvola ad elio, proprio per l'espulsione di questo gas all'interno della camera iperbarica che diversamente danneggiava gli orologi. L'Omega Ploprof nasce appunto nel 1968 come prototipo ed è un orologio 600 metri, a differenza invece di questo 1200 metri che abbiamo avuto la possibilità di vedere da Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches a Bari, e che ringrazio come sempre per darci la possibilità di vedere tanti orologi pregiati e ambiti nel mondo del collezionismo. Era un orologio 600 metri ma con sé portava già delle innovazioni molto importanti. Innanzitutto la cassa monoblocco, che all'epoca era uno dei pochi orologi che introduceva questa novità, e chiaramente lo scopo era quella di una maggiore tenuta, appunto 600 metri, e anche una garanzia di resistenza meccanica molto più forte. In più introduceva il celeberrimo pulsante di sblocco della corona, ancora oggi presente, e che consente alla corona di non essere unidirezionale per ragioni di sicurezza ma bidirezionale e utilizzabile soltanto appunto tenendo premuto il pulsante di sblocco, proprio per non incorrere in problemi durante le immersioni. E poi ancora un'altra novità, un'altra introduzione tecnica, un'ingegnerizzazione molto importante della corona, la corona di carica ancora oggi presente, che non è rappresentata dalla corona zigrinata che è possibile svitare e avvitare. Quella corona è soltanto un dado di blocco dell'orologio. La vera corona invece è il ponte che si aziona proprio attraverso lo sblocco del dado zigrinato. Insomma, una innovazione, una ingegnerizzazione molto particolare della corona per far sì che questo orologio potesse sopportare pressioni molto forti a 600 metri per l'appunto, e oggi invece a 120 bar, ovvero 1200 metri, nonostante la costruzione sia anche cambiata rispetto al Ploprof originale, proprio perché ad esempio non è più presente la cassa monoblocco. Si tratta comunque di una cassa in questo modello in acciaio, una cassa molto importante che naturalmente per ragioni fisiologiche non può essere adatta a tutti i polsi, soprattutto al mio da 16 cm e mezzo, come ormai saprete, trattandosi di una cassa innanzitutto dalla forma molto particolare e soprattutto molto grande, è 55 x 48 mm, con bracciale in caucciù passo da 24 mm e peraltro una clasp anche di suo molto imponente, che rende l'orologio sicuramente un orologio adatto ad usi professionali. E il suo nome, Omega Ploprof, deriva proprio da questi utilizzi professionali, perché Ploprof è semplicemente un soprannome, anzi un'abbreviazione del suo vero nome, che è Omega Plongeur Professionnel 600 metri,
all'epoca quando appunto fu introdotto per la prima volta, e oggi abbiamo già detto 1200 metri. È un orologio che in questo momento non è possibile acquistare perché non è più presente in produzione e non è disponibile all'acquisto sul sito di Omega, ma naturalmente rientra di diritto, per chi può permettersi di metterlo in collezione, tra gli orologi più ambiti dai collezionisti, dagli amanti dell'orologeria. Insomma, un orologio iconico con una grande storia, prettamente tecnica, prettamente professionale, così come piace a noi appassionati, dove appunto l'orologeria professionale e sportiva la fa da padrona, nonostante i tantissimi orologi eleganti di cui anche molto spesso parliamo qui su Talk. Come sempre, breve video per presentarvi l'orologio, ma soprattutto per avere uno spunto di discussione assieme, che poi mi piace fare, come sapete, nei commenti. Fatemi sapere allora qui sotto il video cosa pensate dell'iconico Omega Pro Prof, così come lo abbiamo visto. Il tutto non prima naturalmente di avervi ringraziati come sempre per essere stati con me anche in questo video. Potete iscrivervi al canale se gli argomenti di cui parliamo sono di vostro interesse. Noi invece ci rivediamo qui su Talk per una prossima puntata.